Che cos'è il Lightning Network? Buongiorno, ho parlato 20 minuti a vuoto perché non avevo acceso la fotocamera. Lasciamo perdere, ma... Allora, oggi andremo ad approfondire la soluzione che è stata trovata per rendere istantaneo e a commissioni pari allo zero un pagamento Bitcoin. Ne esamineremo i pro e i contro, quindi seguitemi fino alla fine in modo da avere un quadro completo. Allora, innanzitutto facciamo un passettino indietro e cerchiamo di capire perché abbiamo bisogno di una soluzione come il Lightning Network. Negli scorsi video abbiamo detto che le transazioni, per considerarsi avvenute con successo, devono essere inserite in un blocco e il blocco deve essere chiuso, confermato dai miner, per essere aggiunto alla time chain. Inoltre si è stimato che per avere la certezza che la nostra transazione diventi indelebile conviene attendere almeno 6 blocchi. Ok? Dopodiché possiamo ritenerci in una botte di ferro. Questo perché più blocchi vengono aggiunti sopra il nostro, minore è la possibilità che un qualsiasi tipo di attacco vada ad intaccare la nostra transazione. Inoltre, come abbiamo già detto, in media un blocco viene minato ogni circa 10 minuti e la dimensione del blocco è limitata e di conseguenza anche il numero di transazioni che possiamo inserire all'interno è limitato. Bene, ora che ci siamo rinfrescati la memoria, possiamo dividere le transazioni in due tipologie. Le transazioni di importi rilevanti e le transazioni di piccoli importi o le microtransazioni. Se parliamo del primo tipo di transazioni, allora non ci sono problemi. Anzi, io ho tutto l'interesse ad attendere del tempo per essere sicuro che la mia transazione sia confermata. Ora, l'importo rilevante è soggettivo ovviamente, no? Per me può essere 0,1 bitcoin, mentre per voi può essere 1 o 10 bitcoin. Ma al di là di questo, poniamo per esempio che voi dobbiate ricevere lo stipendio in bitcoin, o che vogliate comprare una macchina, o che vogliate andare in ferie, che so, in El Salvador e dobbiate pagare l'albergo. Ecco, in tutti questi casi noi possiamo effettuare o ricevere un pagamento in maniera peer-to-peer, senza intermediari, con un costo molto basso e in pochissimo tempo. Il pagamento on-chain rimarrà indelebile, semplicemente aspettando un'ora di tempo, più o meno, che sarebbero le conferme dei 6 blocchi. Se però esaminiamo il secondo tipo di transazioni, ovvero quelle piccole o le microtransazioni, ci accorgeremo che probabilmente non è che saremo poi tanto contenti di aspettare anche solo la conferma di un blocco, 10 minuti vi ricordo. Provate a pensare di entrare in un bar, prendere un caffè, poi andare a pagare e dover aspettare di vedere la transazione confermata prima di poter uscire, no? O di andare a mangiare una pizza, cioè stesso discorso, diventa un po' un casino, diciamolo. È una rottura anche solo per un discorso di fees, di commissioni, perché se è vero che in momenti in cui la rete è poco utilizzata le fees diventano trascurabili, davvero, anche per i piccoli importi, rimane comunque il problema dell'attesa però. È anche vero però che nei momenti di congestione della rete, cioè il rischio di andare a pagare il doppio magari del costo del caffè in commissioni, cioè in più devo anche aspettare almeno 10 minuti, comincia a diventare un po' fastidioso. Era quindi necessario trovare una soluzione. Abbiamo inoltre un altro problema, questo un po' più generale diciamo, che è quello della scalabilità, ovvero della possibilità del network di supportare un numero sempre più elevato di transazioni, mantenendo però le sue caratteristiche invariate. Il tema della scalabilità lo lasciamo un attimo da parte perché è molto controverso e rischiamo di andare fuori tema. Vi accenno solo che sono state proposte diverse soluzioni per la scalabilità on-chain che sono state discusse animatamente e hanno portato anche alla nascita di nuove coin. Bitcoin Cash, ad esempio, è nata proprio con l'obiettivo di essere più scalabile e lo ha fatto copiando la blockchain di Bitcoin, ma aumentando la dimensione del blocco a 32 MB. La soluzione che vedremo oggi, invece, sembra richiamare proprio al protocollo Internet, che abbiamo visto in un video precedente, no? Dove abbiamo un layer di base che va bene così com'è, perché garantisce sicurezza, decentralizzazione, immutabilità e trasparenza. E sopra di esso vengono costruite delle strutture che vanno a migliorare le problematiche, tipo quella della scalabilità, che si porta dietro invece il layer di base, no? Il Lightning Network fa proprio questo. È un protocollo che sfrutta il layer di base attraverso l'apertura e la chiusura di canali, ma effettua tutte le transazioni off-chain. Le transazioni non vengono scritte nella blockchain, ma vengono scritti solo i saldi. Questo dà un boost notevole, anzi strabiliante direi, alla velocità e al minor costo delle transazioni. Non preoccupatevi se non ci avete capito niente, perché ora scendiamo bene nei particolari.
Iniziamo col dire che l'aggiornamento Segwit ha dato una forte spinta allo sviluppo di questo protocollo, perché diciamo ha reso più semplici determinati meccanismi che prima erano più complessi, come per esempio le transazioni multisignature. Queste transazioni sono proprio necessarie per l'apertura di un canale Lightning Network, un canale di pagamento. Proviamo a fare un esempio pratico. Alice ha un bar e Bob è un suo cliente. Bob va tutte le mattine a prendere il caffè da Alice, quindi decidono di aprire un canale Lightning Network per poter avere pagamenti istantanei e di piccolo importo. Alice e Bob fanno una transazione on-chain multisignature 2 di 2. In questa transazione Bob blocca 0,1 Bitcoin. Quindi se facciamo un'istantanea vedremo che sulla blockchain c'è un tipo di transazione particolare con due indirizzi di cui uno contiene 0,1 Bitcoin e l'altro invece 0. A questo punto il gioco si sposta off-chain. Qui avremo un registro che conservano Alice e Bob, dove vengono segnate tutte le future transazioni. Provate a pensare a un abaco con le palline che si spostano da destra a sinistra, no? E anche da sinistra a destra. Ecco, le palline sono i fondi all'interno del canale, di questo canale finito, no? Al momento attuale i soldi li ha messi solo Bob, quindi ci troveremo in una situazione come questa, dove tutti i fondi sono dalla parte di Bob, appunto. Alice quindi non potrà mandare fondi a Bob, ma Bob potrà pagare i suoi caffè al bar. Ogni volta che prenderà un caffè, una porzione di liquidità si sposterà dalla parte di Bob alla parte di Alice e i due aggiorneranno il loro registro. Quindi, ipotizzando che Bob abbia preso 3 caffè, ci troveremo con questo bilancio aggiornato. Vedete, il corrispettivo di 3 caffè si è spostato dalla parte di Alice. Bob potrà continuare a prendere caffè fino a che avrà la liquidità nel canale. Ora però anche Alice ha dei fondi dalla sua parte e quindi può decidere di comprare, che ne so, una birra da Bob che costa come 2 caffè, ipotizziamo. Alice pagherà e i due aggiorneranno il saldo. Vedete, Alice è tornata con un solo pallino dalla sua parte perché ha comprato la birra. Ecco, questo è il modo con cui si sposta la liquidità all'interno del canale e per assurdo può continuare all'infinito finché Bob comprerà caffè da Alice e Alice birra da Bob. Ora, dopo una serie di pagamenti, ipotizziamo di trovarci in questa situazione, dove, ricordiamo, il canale aperto era di 0,1 Bitcoin e ora abbiamo 0,04 Bitcoin dalla parte di Alice e 0,06 Bitcoin dalla parte di Bob e decidono insieme di chiudere il canale, perché, che ne so, Bob si trasferisce da un'altra parte e non andrà più a prendere il caffè da Alice. A questo punto verrà effettuata una transazione multisignature 2 di 2 di nuovo, in cui verrà chiuso il canale e verranno sbloccati i fondi di Bob, ma con il saldo aggiornato. Originariamente Bob aveva sul suo indirizzo 0,1 Bitcoin, mentre Alice 0. Ora, con la chiusura del canale, a Bob rimarranno 0,06 Bitcoin, mentre 0,04 BTC andranno ad Alice, e questa transazione verrà fatta di nuovo on-chain. Vedete come on-chain risultano 2 transazioni, quella di apertura e quella di chiusura del canale, mentre nella realtà Alice e Bob hanno fatto ben più di 2 transazioni, che però si sono segnati in un registro a parte e hanno riportato solo il saldo on-chain. È piuttosto semplice, no? Come avete visto, in questo caso abbiamo aperto un canale tra 2 persone soltanto, però. Ma che succede quando Bob va dal macellaio o dal parrucchiere o al supermercato? Deve aprire un canale con ogni negozio? Beh, volendo può farlo, ma sarebbe scomodo e dispendioso, perché ricordate che per ogni apertura di un canale è necessario fare una transazione on-chain. Cosa si può fare allora? Si può sfruttare il routing. Fare routing significa sfruttare i canali che non sono collegati direttamente a me, ma che hanno una persona in comune che è collegata direttamente a me. Vediamolo con un esempio. Il nostro amico Bob va in macelleria da Carl a comprare la carne. Bob non ha un canale aperto con Carl, ma va sempre a prendere il caffè da Alice, che invece ha un canale aperto con Carl. Ci troviamo quindi in questa situazione, vedete? Bob è collegato ad Alice e Alice è collegata a Carl. C'è un punto di contatto tra i due, un amico in comune. Quello che si può fare quindi è sfruttare Alice per poter effettuare il pagamento. Il pagamento sul Lightning Network è diverso rispetto ad un pagamento on-chain. Con questo protocollo chi riceve il pagamento deve generare una invoice, una fattura, con l'ammontare da pagare. Noi lo vedremo sotto forma di QR code, quindi quando dovremo pagare non dovremo fare altro che inquadrare il QR code che conterrà già tutte le informazioni. Quindi, tornando a noi, Carl genererà una invoice e chiederà ad Alice: «Ehi Alice, Bob mi deve pagare, non è che puoi farci da tramite?»
Alice accetterà e prenderà i fondi da Bob e li passerà a Carl. Vedete come in questo modo si riescono a collegare più persone senza la necessità di aprire un canale con ognuna. Questa ovviamente è una spiegazione molto semplice, però giusto per farvi capire come si può creare un effetto network. Noi ora lo abbiamo visto con 3 entità, ma questo può scalare parecchio e in questo modo riuscirete a pagare persone che neanche conoscete perché avete un punto in comune che vi può fare da ponte. Provate ad immaginare di aprire un canale con l'IKEA. Chiunque credo abbia comprato un mobile all'IKEA. Con questo sistema l'IKEA può farvi da tramite con una miriade di persone. Tutti i nodi che sono tra voi e chi dovete pagare non lo fanno gratis però, chiederanno una piccola fee per il disturbo. Ma non preoccupatevi perché questo protocollo si chiama Lightning non a caso, ma perché proprio come un fulmine quando scarica a terra cercherà la via più veloce e quindi anche meno dispendiosa per arrivare a destinazione. Sembra tutto molto bello, ma ci sono anche dei problemini. Allora, innanzitutto è un protocollo che possiamo definire ancora in beta, perché nonostante ci si lavori dal 2017 e nonostante il suo utilizzo sia sempre maggiore, siamo ancora in una fase dove si possono presentare dei bug o dove possono sorgere delle problematiche. È ancora tutto in fase di studio. Inoltre, anche se si sfrutta il layer base per apertura e chiusura canali, non è ancora sicuro come lui. È anche meno sicuro perché oggi farsi un nodo Lightning Network è piuttosto complicato e quindi si finisce sempre con l'utilizzare soluzioni custodial, centralizzate, no? E quindi non hai il pieno controllo dei fondi che tieni su Lightning. Per questo motivo è necessario ricordarsi di non tenere mai troppi fondi su Lightning, ma tenere solo il necessario per le vostre spese. Immaginatelo come il vostro portafoglio. Non ci tenete tutti i vostri risparmi dentro, ci tenete solo quello che vi serve per le spese quotidiane. Ci sono anche problematiche legate ai pagamenti. Ad oggi, quando si superano certi importi, si comincia a far fatica ad effettuare il routing. Non è sempre così, ma tendenzialmente per spese, diciamo, sotto i 100 euro di controvalore ci sono pochissimi problemi, quasi zero. Quando si inizia a salire di importo invece si comincia a fare fatica ad instradare il pagamento perché sorgono dei problemi di liquidità legate ai canali, no? Se usiamo il nostro esempio di prima, vediamo che se Bob deve pagare 200 euro al macellaio, deve sperare che Alice abbia abbastanza liquidità dalla sua parte per poter fare da tramite, altrimenti sarà tagliata fuori. Nel caso che vedete a schermo, le 4 palline gialle rappresentano i 200 euro. Vedete, Alice non ha abbastanza fondi per poter fare da intermediario. Quando si apre un nodo, è sempre bene collegarsi ad altri nodi che siano ben messi sia come capacità sia come connessioni. Questo però presenta una problematica, ovvero quella della centralizzazione di questo protocollo. Il rischio è di essere tutti collegati a pochi nodi di grandi dimensioni e questo ovviamente non è un bene. È bene ricordare però che siamo solo all'inizio. Come dice Ricchi del Bitcoin Italia Podcast, se Bitcoin è un neonato, allora Lightning Network è ancora uno spermatozoo. Dobbiamo tenere bene in mente che siamo solo agli albori. Noi stiamo facendo parte di una rivoluzione, stiamo facendo la rivoluzione, partecipando, provando e sbagliando. E anche grazie a noi se si sta sviluppando tutto così in fretta. Da oggi quindi se volete provare il Lightning Network potete farlo inquadrando il QR code che comparirà a schermo adesso e nei video futuri e potete farmi una donazione. Bitcoin ha solo 14 anni e sta già facendo spallate con i grandi. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare e noi possiamo contribuire divulgando e utilizzando questo potente strumento. Cari amici, per oggi è tutto. Se avete domande o dubbi scriveteli pure nei commenti, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace se il video vi è stato utile. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo argomento. Ciao!